Buongiorno a tutti, siamo oggi qui, un grande onore, con Alessio Lorusso, fondatore e amministratore delegato di Roboz, azienda molto innovativa con la mente in Italia, in particolare nel settore dell'additive manufacturing. Per noi di CMS è un onore avere qui Alessio per poter scambiare un po' di opinioni sul futuro, sul presente e futuro dell'additive manufacturing. Seguo Roboz da un po' di tempo e una cosa che mi ha colpito è stata quella del loro motto, di uno dei loro motti, che è quello di dire che non puoi guardare il mondo di domani, il mondo del futuro con gli occhi di ieri. È una frase che secondo me denota appieno il DNA di Roboz. Alessio, grazie, e volevo chiederti come prima domanda qual è il vostro DNA, come potresti sintetizzare la vostra unique self proposition all'interno del mondo ampio e dinamico dell'additive manufacturing? Ciao Giovanni, grazie anzitutto dell'invito, mi fa molto piacere, sono onorato di essere qua. Roboz crea oggi una tecnologia di stampa 3D per superpolimeri e materiali compositi per applicazioni di metal replacement. Quindi quello che facciamo è aiutare i nostri clienti a rimpiazzare metalli in applicazioni estreme, critiche, dove le performance sono decisamente la cosa più importante. Quindi la nostra tecnologia non crea prototipi, ma fa dei componenti finiti che vengono impiegati in applicazioni reali. E in tutto questo poi siamo specializzati in alcuni settori verticali dove abbiamo creato negli anni poi grande expertise e know-how. La vostra azienda si capisce, Alessio, da subito che è molto customer oriented, con un prodotto che tende a essere customizzato ed all'altissimo livello di specializzazione. Come riuscite a livello di organizzazione, di mentalità, a combinare questo con un mercato che in generale, non solo nell'additive manufacturing, tende alla generalizzazione, alla standardizzazione? Questo lo abbiamo fatto focalizzandoci in alcuni verticali come l'aerospazio, l'energia, il mondo dei trasporti e a breve nel settore medicale. E abbiamo cercato di portare in azienda competenze che venissero da questo settore e che fossero in grado di parlare la stessa lingua dei nostri clienti. Quindi la nostra tecnologia oggi ha un fortissimo orientamento in questi 4 verticali grazie al livello di competenze tecniche ma anche di business development che abbiamo sviluppato in questi settori grazie al fatto che abbiamo assunto gente che da questi settori veniva e che ci ha aiutato a capire come portare la nostra tecnologia all'interno dei verticali e far sì che fosse d'impatto e di beneficio per quei specifici clienti. Quindi parlare la lingua del cliente in modo veramente specifico. Questo credo che per noi ha fatto la differenza e credo che sia poi il valore aggiunto che i clienti guardano in noi. Interessante, Alessio. Parlando del go-to-market, oggi Roboz ha un approccio, si intuisce, abbastanza diretto con i clienti, con gli utilizzatori finali dei vostri macchinari o dei pezzi che stampate. Come riuscite a combinare questo rapporto diretto e se lo fate, se lo combinate con invece anche dealer, provider di servizi? E se tu pensi che questo sia parte anche, questo approccio e questa scelta di go-to-market, anche parte del successo di Roboz? Noi oggi, Giovanni, abbiamo un modello di vendita che è ibrido, nel senso che abbiamo la nostra rete di rivenditori in giro per il mondo, quasi in 20 paesi nel mondo, ma andiamo insieme ai nostri rivenditori presso i maggiori key account mondiali all'interno dei nostri verticali per far sì che la nostra tecnologia venga da loro qualificata e venga da loro adottata. Quindi quello che facciamo è aiutare i nostri rivenditori a parlare con i grandi key account globali che richiedono un altissimo livello di specializzazione tecnica e lo facciamo supportando il nostro rivenditore davanti a questi grandi clienti.
ed eseguendo tutta la parte di qualificazione tecnica e di validazione tecnologica su tutta la parte di materiali, su tutta la parte tecnologica e adesso anche sulla parte di software. Quindi quello che facciamo è accompagnare il nostro rivenditore e aiutare a qualificare la nostra tecnologia con i maggiori key account. Parlando di software, avete sviluppato software interni per la gestione dei vostri macchinari, delle vostre stampanti 3D di additive manufacturing o vi appoggiate a software commerciali, a software sviluppati da altre software house? E poi in particolare com'è l'interazione fra i software delle vostre macchine e diciamo i software di utilizzo dei clienti, pensando per esempio all'utilizzo dei vostri macchinari all'interno di quelle che vengono chiamate additive factory. Qui abbiamo fatto una scelta abbastanza controcorrente nel mondo dell'additive, nel senso che abbiamo equipaggiato le nostre macchine con dei sistemi di PLC industriali e in questo abbiamo creato una partnership con B&R, quindi del gruppo ABB, in modo che le nostre macchine production fossero in grado di comunicare con lo stesso livello e allo stesso modo dei grandi macchinari industriali di asportazione truciolo, di injection molding o di compression molding. Questo che cosa ha permesso? Ha permesso di inserire le nostre macchine production all'interno del workflow produttivo, comunicando con gli stessi protocolli con cui comunicano le macchine utensili. Quindi questo dal punto di vista di gestione macchina, comunicazione della macchina con l'ambiente esterno e comunicazione con anche gli ERP system, per anche la schedulazione dei jobs. Dal punto di vista invece della creazione del G-code, quindi dell'utilizzo poi della macchina e di come la macchina trasforma il file in un'operazione manuale, qui abbiamo fatto invece un'opera di estrema customizzazione e di sviluppo del nostro specifico software che si chiama Prometheus, che è stato sviluppato mettendo in risalto tutte le caratteristiche di gestione delle temperature, di cinematica delle nostre macchine, per far sì che il risultato finale poi fosse un binomio assolutamente vincente. Quindi uniformità agli standard di comunicazione per quanto riguarda la messa in opera della macchina all'interno degli ambienti di produzione, ma estrema specificità e customizzazione su come poi la macchina interpreta un file per far sì che le performance, le precisioni, l'accuratezza e la qualità superficiale del nostro oggetto fosse esattamente parametrata alle capacità della macchina. Alessio, c'è un trend ormai consolidato nel mondo dell'additive manufacturing e in particolare dell'FDM di andare sempre verso, diciamo, pezzi da stampare più grandi e quindi stampanti 3D sempre più grandi. Quali sono le sfide che tu vedi per cogliere questo trend? Penso per esempio alla gestione termica, a come garantire su grandi formati e su stampanti più grandi l'accuracy. Beh, indubbiamente la gestione termica è l'argomento, no, qui, perché ne abbiamo un po' di esperienza e ti devo dire, Giovanni, che abbiamo accumulato veramente anni di esperienza adesso nella gestione termica, nel processo di stampa, perché sai, il tema non è semplicemente fare una camera calda o riscaldare qualcosa, il tema è creare le giuste condizioni di moti, flussi all'interno della camera, di omogeneità di temperatura, di bassissimo delta in tutte le posizioni della camera per garantire poi le proprietà, nel nostro caso, di cristallinità del materiale, lavorando principalmente con materiali semicristallini come il PIC. Quindi la gestione termica diventa estremamente fondamentale, quindi il tema vero sulle grandi dimensioni sarà quello di garantire la gestione termica corretta e quindi pertanto i ritiri del materiale, pertanto il bonding tra i layers e pertanto poi tutti gli argomenti che ovviamente la gestione termica si tira dietro, no? Quindi questo credo che sarà una sfida, ma sono certo che voi in CMS avete le competenze giuste per affrontare questa grande sfida. Parlando di CMS, di grandi formati, andiamo a sfociare nel large format additive manufacturing.
Cosa pensi della soluzione di CMS Creator? L'abbiamo vista oggi, no? Credo che sia una soluzione assolutamente competitiva sul mercato. Il tema, no, ne parlavamo anche prima, il tema sarà quello di portare al cliente una soluzione veramente completa, chiave in mano, cercando di offrirgli non solo la produzione di un pezzo, ma l'industrializzazione di un prodotto, che è un tema un po' diverso, perché adesso il mercato è un mercato molto più maturo rispetto al mercato di 4-5 anni fa. Adesso i clienti hanno bisogno di avere un pezzo che sia perfettamente industrializzato per le loro esigenze. E sai, questo poi non è più solo un discorso di macchina, questo è un discorso di competenze, è un discorso di know-how, è un discorso di scienza dei materiali, è un discorso di design for additive, è un discorso poi a 360 gradi. Quindi penso che allo sviluppo della macchina adesso sarà fondamentale unire lo sviluppo di tantissimi altri filoni per far sì che quello non sia solo più un pezzo stampato, ma sia un pezzo industrializzato. Oggi appunto parlavamo a pranzo e ti ho visto molto orgoglioso del fatto che partendo dall'Italia sei riuscito a sfondare, perché possiamo dire che hai sfondato nel mercato americano. Oggi il mercato americano, mi hai detto, è il primo mercato per Roboz e lo è in particolare con i top player del settore aerospace negli Stati Uniti. Cosa pensi che sia stato, nella tua esperienza di Roboz, il fattore di successo per aprire il mercato americano e avere successo sul mercato americano? E poi una riflessione un po' più sull'Italia. Pensi che noi italiani possiamo fare innovazione e farla con successo come ha fatto Roboz? Allora, domanda complessa questa. Sicuramente il mercato americano ci ha dato veramente un grandissimo segno di fiducia e io sono convinto che è un mercato che ha delle potenzialità incredibili e se posso individuare quello che è un piccolissimo fattore di successo, perché non si può, secondo me, ancora parlare di successo, però di un'iniziale adozione molto forte da parte del mercato americano, e credo che è un po' quello che è nel nostro DNA, ossia under promise over deliver, no? Che è sempre quello che abbiamo fatto. Quindi piuttosto che grandi fuochi di artificio, abbiamo passato gli scorsi 3 anni a lavorare sodo, a lavorare, no, davvero con i key account per far sì che adottassero la nostra tecnologia, partendo da una solidità tecnologica e dai risultati tecnici di performance ineguagliabili. E credo che questa fiducia che il mercato ci ha dato all'inizio poi è stata ripagata con la ripetibilità, con la consistenza che abbiamo garantito loro. E poi no, ne parlavamo prima, il nostro è un mercato relativamente piccolo, dove i grandi player, bene o male, hanno dei canali di comunicazione molto veloci. Ed è stato così per noi, da quando il nostro primo grande cliente è stato GE a inizio 2018, tantissimi grandi player poi sono arrivati da noi in modo quasi spontaneo perché avevano saputo, avevano visto e avevano parlato con altri clienti che si erano trovati molto bene. Quindi posso dire che la nostra strategia di marketing lì più efficace è stato il passaparola tra i key account. Alessio, grazie. È una storia di enorme successo e ti facciamo come CMS i migliori auguri per proseguire ancora avanti questa storia di successo e speriamo anche di avere collaborazioni insieme. Assolutamente, grazie a voi, grazie a te Giovanni.